Trovare tutte le soluzioni di x quadro per x alla quarta più 18 uguale a 11x alla quarta. Posso già intravedere come il termine di grado maggiore è x alla sesta, quindi mi aspetto di trovare al massimo 6 soluzioni. Inizio facendo i calcoli nella prima parentesi, quindi distribuisco x quadro, così da ottenere x quadro per x alla quarta fa x alla sesta, più 18x alla seconda, uguale 11x alla quarta. Porto a primo membro l'11x alla quarta e ottengo x alla sesta, meno 11x alla quarta, più 18x alla seconda, uguale a 0. Raccolgo x alla seconda, mi rimane x alla quarta, meno 11x alla seconda, più 18, uguale a 0. Adesso devo trovare il modo di scomporre questo polinomio di quarto grado, x alla quarta meno 11x alla seconda più 18. Se faccio fatica a vederlo, posso porre t uguale a x alla seconda, così da avere un polinomio del tipo t alla seconda meno 11t più 18. E lì magari utilizzare il metodo della somma e prodotto. La verità è che posso applicarla anche in queste condizioni, quindi posso riscrivere x alla seconda, che moltiplica che cosa? Innanzitutto troviamo due numeri che sommati mi diano meno 11 e il cui prodotto mi dia più 18. Questi due numeri ovviamente sono meno 9 e meno 2. Solitamente cosa scriviamo? X meno 9 per x meno 2, ma lo scriviamo quando qui c'è 2 e qui 1. Adesso c'è 4 e 2. Quindi dobbiamo scrivere x quadro meno 9 e x quadro meno 2. Adesso riscrivo questi due fattori tra parentesi tonde come differenza di quadrati, quindi ho x quadro che moltiplica x meno 3 per x più 3 e ho scomposto questo per x più radice di 2 per x meno radice di 2 e ho scomposto questo qui. Quindi sono riuscito a scomporre il mio polinomio di partenza in un prodotto di 5 polinomi o monomi. Devo porre ciascuno di questi 5 polinomi uguale a 0 per la legge di annullamento del prodotto, così sarò sicuro di ricavare tutte le soluzioni. Quindi pongo x quadro uguale a 0, x meno 3 uguale a 0, x più 3 uguale a 0, x più radice di 2 uguale a 0, x meno radice di 2 uguale a 0. Dalla prima ovviamente ho che x uguale a 0. Alla seconda sposto il meno 3 dall'altra parte, ho x uguale a 3. Alla terza la stessa cosa, quindi meno 3 questa volta perché è più 3, x uguale meno radice di 2 e x uguale radice di 2. Scrivendole meglio, queste sono tutte le soluzioni reali della mia equazione di partenza. Quindi x uguale a 0, x uguale più o meno 3 e x uguale più o meno radice di 2. Se ti piace questa serie di video in cui risolvo delle equazioni, ti lascio la playlist dedicata in descrizione, nelle schede e cliccabile in sovraimpressione.